Nel video di oggi affronteremo uno dei temi più difficili nell'apprendimento della lingua italiana. Articoli e preposizioni rappresentano spesso un ostacolo per gli studenti stranieri. Oggi ci focalizzeremo sull'uso delle preposizioni a e in come preposizioni di luogo. Nella prima parte di questo video vedremo alcune regole ed alcuni esempi di uso di queste due preposizioni, mentre nella seconda parte ci focalizzeremo sull'uso delle preposizioni con il verbo andare e con alcuni sostantivi. Cominciamo quindi. Iniziamo dalla preposizione a. Usiamo la preposizione a con i nomi di città e con le piccole isole. Quindi diremo per esempio abito a Milano, ma anche vado a Milano. Non importa infatti se si tratta di stato in luogo o moto al luogo, ovvero se io nella città ci sono, questo è lo stato in luogo, oppure se c'è uno spostamento, un moto, un movimento verso la città, ovvero vado a Milano. Questo non importa. Nella lingua italiana sappiate che con le città bisogna usare la preposizione a. Questo è diverso per esempio da quello che succede in spagnolo. Pensiamoci, vivo in Madrid, voy a Madrid. E in italiano no, in italiano sarebbe abito a Madrid, vado a Madrid. Sí, chicos, lo pronunciamos así. Decimos Madrid en lugar de Madrid. Pero bueno, no pasa nada. Andiamo avanti con le piccole isole. Piccole isole significa che diremo, per esempio, vado a Capri oppure abito a Capri. Anche in questo caso non importa. Ricordate però che si tratta di isole piccole, perché quando le isole invece sono grandi useremo la preposizione in, cosa che vedremo tra poco. Quando usiamo la preposizione in si usa con i continenti, con le nazioni o gli stati, con le regioni e con le grandi isole. Vediamo qualche esempio. Dove abito? Abito in Europa. E voi dove abitate? Abitate in Asia, in Africa, in Australia, in America? Abito in Europa, in Italia. E voi dove abitate? Abitate in Spagna, in Marocco, in Pakistan, negli Stati Uniti? Attenzione, perché Stati Uniti è un nome di stato al plurale. Quando i nomi di stati sono al plurale, allora si unisce alla preposizione in anche l'articolo, cioè dobbiamo usare la preposizione articolata. Pertanto diremo negli Stati Uniti. Abito in Europa, in Italia, ma in quale regione? Abito in Trentino Alto Adige, la regione più a nord d'Italia, una regione fatta di alberi, di natura, di tranquillità, è molto bella e non so per quale motivo una regione poco conosciuta. Poi ci sono le grandi isole, quindi dove andrò in vacanza? Andrò in Sicilia, oppure andrò in Sardegna. Sicilia e Sardegna sono isole grandi, ecco perché usiamo la preposizione in, diverso rispetto a un'isola piccola come potrebbe essere Capri oppure come potrebbe essere l'isola d'Elba. In quel caso dovremmo usare la preposizione a, pertanto vado a Capri, vado all'isola d'Elba, come abbiamo detto prima.
Nella seconda parte di questo video ci concentreremo sull'uso del verbo andare con alcuni sostantivi, ovvero vedremo 10 sostantivi e per ognuno di loro vi chiederò di pensare e di cercare di scegliere qual è la preposizione corretta, a oppure in. Iniziamo subito con il primo sostantivo, che è scuola. Se la domanda è dove vai? La risposta sarà vado in scuola. Che cosa inseriamo? Quale preposizione dobbiamo inserire? A o in? La risposta corretta è a. Vado a scuola. Numero 2. Teatro. Che cosa diciamo? Vado a o in? Vado a teatro. Esempio, vado a teatro a vedere Antigone di Sofocle e io spero vivamente di andarci un giorno e andare a Siracusa. Tra l'altro, se avete l'opportunità, andate a vedere il teatro greco di Siracusa, andate anche a vedere il teatro di Taormina, sono splendidi, la Sicilia è splendida e ne vale proprio la pena. Comunque, continuiamo con il terzo sostantivo, ovvero corso di italiano. Cosa diremo? Vado al corso di italiano. In questo caso dobbiamo aggiungere alla preposizione a anche l'articolo il. A più il crea al, che è una preposizione articolata. Vado al corso di italiano. Numero 4. Opera. A o in? Si dice vado all'opera. Anche in questo caso preposizione articolata. Ricordate che l'articolo determinativo che si usa con opera, che è una parola che inizia con vocale, è L'. Pertanto A più L' crea la preposizione articolata A doppia L apostrofo. Vado all'opera. Per esempio, io tutti gli anni vado all'opera all'Arena di Verona con mia madre. È uno spettacolo bellissimo. Se vi piace l'opera, vi consiglio vivamente di andarci. Numero 5, questa è facile. Milano. Vado a Milano, per esempio vado a Milano per lavoro. Numero 6. Palestra. A o in? Si usa la preposizione in. Vado in palestra per tenermi in forma. Non è vero, tra l'altro, io al massimo vado a fare le passeggiate nel bosco. Comunque la frase è corretta. Vado in palestra per tenermi in forma. Numero 7. Giardino. A o in? La preposizione corretta è in, vado in giardino, cosa che farò oggi pomeriggio, andrò in giardino a prendere il sole, anche perché mi è stato vivamente consigliato dal mio Torino, pertanto lo farò. Numero 8. Banca. Si usa la preposizione in. Vado in banca, per esempio vado in banca a fare un bonifico. Numero 9. Ufficio. Vado in ufficio a lavorare. E per finire, numero 10. Cinema. Vado al cinema. Anche in questo caso preposizione articolata. Useremo la preposizione a più l'articolo determinativo il, ovvero crea la preposizione articolata appunto al. Esempio, vado al cinema a vedere un film di Pedro Almodóvar.
Pedro, eres mi director de cine favorito. A lo mejor algún día verás este vídeo, quién sabe. A lo mejor tienes que aprender italiano. Por si acaso, aquí estoy si quieres clases, ¿vale? Bene, abbiamo finito per ora queste 10 frasi e spero che siate riusciti a, come dire, trovare la preposizione giusta per tutti e 10 questi sostantivi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate imparato molto. L'uso delle preposizioni a e in non è così semplice come sembra. Ora un po' di compiti per casa. Vi chiedo di rispondere a 2 domande. Dove abitate? Ditemi il continente, lo stato e se possibile anche la regione. E poi, seconda domanda, dove andate oggi? Andate in ufficio? Andate in banca? Andate in palestra? Bene, vi lascio e ci vedremo nel prossimo video. Ciao ciao!